Benvenuto, sono Nicola Antonucci, fondatore di Humanot SRL. Troppi indicatori utilizzati dimostrano un approccio empirico al fenomeno finanziario anziché scientifico, ossia basato su pochi criteri. L'operatività dipende molto da dati derivati con scelte discrezionali sia dei parametri sia delle combinazioni di indicatori, anziché da pochi criteri oggettivi. Gli algoritmi si limitano inoltre a elaborare numericamente lunghe serie storiche di dati derivati soprattutto dalle quotazioni, anziché comprendere il comportamento di dati puri, soprattutto dei volumi. Il costo esistenziale è elevato, soprattutto a causa di eccessiva dipendenza dal monitor e proprio a causa di troppi indicatori basati su troppe scelte discrezionali. Ecco, questo anziché potersi affidare a un partner o un software molto evoluto, capace però di prestazioni quasi umane. Inoltre e soprattutto, tutti gli indicatori di analisi tecnica sono ben noti a chi manovra i mercati con gli High Frequency Trading Systems. Loro sanno esattamente come e quando far comprare o vendere un titolo dagli analisti tecnici e non certamente per il loro bene. Alla luce invece della teoria della complessità, iniziai a comprendere che i fenomeni finanziari sono indistinguibili da altri fenomeni fisici, meteorologici o elettrici, che l'informazione finanziaria più importante è costituita dai volumi, che rappresentano l'energia del fenomeno. Soprattutto le discontinuità dei volumi indicano puntualmente quanti analisti tecnici comprano o vendono un certo titolo, e questo a causa di un qualsivoglia indicatore da loro utilizzato. Insomma, applicando un fisico principio di pigrizia, non dovevo più analizzare varie combinazioni di indicatori con lunghe serie storiche di dati, ma potevo concentrarmi e limitarmi a osservare il comportamento qui ora delle quotazioni e delle discontinuità dei volumi. E così pigramente vedevo esattamente come e perché tanti altri operatori intervenivano su un titolo e proficuamente imparavo a vedere il comportamento del titolo che anticipava tali improvvisi picchi di compravendite. Questa è l'essenza dell'analisi fisica, osservare il comportamento degli andamenti con gli occhiali della complessità, capaci di evidenziare i livelli nevralgici dei titoli denominati attrattori. Grazie all'analisi fisica che focalizza i dati puri, non derivati delle quotazioni e dei volumi, è più facile realizzare un software evoluto capace di affrancarci dalla dipendenza dal monitor, tipica di tanti traders empirici sopraffatti da eccessivi indicatori e parametri discrezionali da definire. Devi sempre tenere presente che il trading, pur essendo una affascinante attività di libertà, è la Formula 1 delle attività psicofisiche, con rischi quindi di eccessivo stress psicofisico. Quanto ti costa il guadagno dal trading in termini di tempo davanti al monitor, di stress neurale e ormonale, di rinuncia a interessi, divertimenti, affetti, di difficoltà di socializzazione? L'analisi fisica quindi si propone non come lineare evoluzione dell'analisi tecnica, bensì come una vera e propria rivoluzione copernicana dei tanti aspetti dell'analisi tecnica. E come rivoluzione copernicana ribalta innanzitutto l'approccio empirico in uno fisico-scientifico, basato sulla teoria della complessità. Ribalta inoltre l'elaborazione numerica di lunghe serie storiche di dati in una osservazione qui e ora del comportamento delle discontinuità dei volumi e delle quotazioni. L'analisi quantitativa lineare mediante algoritmi ben noti a tutti, manovratori compresi, in un'analisi quasi umana con riconoscimento di pochi pattern. In sintesi, l'estrema semplicità dell'analisi fisica permette di creare un software evoluto, capace di effettuare elaborazioni visive, simulando quindi l'umano di fronte al monitor, di ridurre i troppi indicatori derivati da lunghe serie storiche di dati, comprendendo invece il comportamento, qui ora, delle quotazioni e dei volumi. Inoltre di vedere oggettivi livelli nevralgici, denominati attrattori, sui quali il software registrerà 9 comportamenti possibili delle quotazioni, che scriverà con questi 9 simboli e che poi andrà a leggere. Infine di autoapprendere, grazie alla sintesi scientifica della complessità finanziaria, in soltanto 9 comportamenti possibili, identici e applicabili a tutte le scale dimensionali. L'analisi fisica deve un grazie sincero all'analisi tecnica, che per 60 anni ha aperto una via nuova nell'analisi finanziaria grazie ai suoi grafici e che ora, di fronte a una incredibile complessità dei mercati finanziari, c'è di testimone al suo discendente, nato proprio dalla complessità e dalle scienze degli ultimi decenni, l'analisi fisica.